Ma come fanno le piante grasse a resistere così bene alla siccità? Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Siuzzolini, sono un dottore agronomo ed in questo video vedremo le 5 caratteristiche che permettono alle piante grasse di resistere così bene alla siccità. Facciamo una piccola precisazione. Il termine piante grasse non è corretto. Il termine giusto per indicare le piante grasse è piante succulente, però visto che gergalmente è accettato il termine piante grasse, le chiameremo così nel video. Vediamo le 5 caratteristiche che permettono alle piante grasse di resistere così bene. Prima caratteristica, hanno dei tessuti particolari al loro interno detti parenchimi acquiferi. Cosa sono? Sono dei tessuti che hanno delle cellule con delle mucillagini. Queste mucillagini hanno la caratteristica di essere idrofile. Cosa significa? Significa che hanno un rapporto strettissimo con l'acqua, quindi riescono a trattenerla a lungo e a rilasciarla piano piano quando serve alla pianta. Seconda caratteristica, durante il corso dell'evoluzione le piante grasse hanno perso le foglie. Avrai sicuramente notato che i cactus raramente hanno foglie, le poche piante grasse che ha le foglie comunque ne ha poche. Come mai? Nella foglia c'è una grandissima concentrazione di stomi. Cosa sono gli stomi? Sono dei pori che permettono lo scambio gassoso tra piante e atmosfera. Tra questi gas c'è anche l'H2O, ovvero l'acqua. Le piante grasse e i cactus, non avendo foglie o comunque avendo poche foglie, hanno anche pochi stomi e quindi c'è poco scambio di acqua tra la pianta e l'atmosfera. Cosa significa? Significa che la pianta scambia poca acqua con l'atmosfera e quindi ne perde poco. La terza caratteristica è proprio anche essa legata agli stomi. La pianta grassa nei fusti ha meno stomi rispetto alle piante verdi, quindi ad esempio le piante verdi hanno un tot di stomi per centimetro quadrato, le piante grasse ne hanno molto meno. Inoltre gli stomi delle piante grasse rispetto agli stomi delle piante verdi sono molto più in profondità, quindi proprio per una questione fisica gli scambi gassosi con l'atmosfera sono più difficili. La quarta caratteristica che permette alle piante grasse di resistere così bene alla siccità riguarda l'epidermine. L'epidermine è infatti più spessa rispetto a quella delle piante verdi, proprio per una questione fisica l'acqua riesce più difficilmente a passare dall'interno all'esterno della pianta. Inoltre molte piante grasse e molti cactus sono coperti dai peli. A cosa servono i peli? Prima cosa formano uno schermo contro il sole, quindi proprio come quando noi ci mettiamo sotto l'ombrellone in estate e grazie all'ombra sudiamo meno, le piante essendo schermate all'ombra di questi peli vanno a traspirare meno acqua. Inoltre quando vanno a traspirare l'acqua si blocca tra i peli e la pianta piano piano riesce a riassorbire quest'acqua. Una piccola precisazione, nelle piante il termine pelo non è accettato. Il termine giusto è tricomi, quindi i peli vengono definiti tricomi. La quinta caratteristica che permette alle piante grasse di resistere così bene alla siccità riguarda la sua fotosintesi. Ha una fotosintesi diversa da quella delle altre piante. La fotosintesi delle piante grasse è detta CAM. Qual è la differenza? Nella fotosintesi normale le piante fotosintetizzano di giorno quando gli stomi sono aperti. Di giorno c'è più sole, quindi fa anche più caldo, quindi queste due caratteristiche permettono o determinano una maggiore traspirazione della pianta e quindi una maggiore perdita di acqua da parte della pianta. Nel caso delle piante grasse, visto che sono molto furbe, fanno la fotosintesi di giorno con gli stomi chiusi, quindi non vanno a perdere acqua. In realtà per assorbire la CO2 e quindi andare a produrre glucosio, gli stomi li aprono solamente di notte. Perché di notte? Perché non c'è sole, perché la temperatura è minore, quindi se c'è meno sole e la temperatura è minore, la pianta traspira di meno. Come potete vedere, le piante grasse sono molto furbe e sono tra gli organismi vegetali che più di tutti riescono a trattenere e sfruttare la poca acqua che c'è nell'ambiente in cui vivono. Il video sulle piante grasse finisce qua. Se il video ti è piaciuto puoi mettere mi piace e iscriverti al canale. Se hai qualche domanda da pormi puoi farlo nei commenti. Se ti va puoi visitare i miei social, Facebook, TikTok e Instagram, ti lascio il link nella descrizione del video. Grazie per la visione, ti aspetto al prossimo video.